Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, siamo di nuovo qui con Obbligo di riscatto, venerdì 7 febbraio del 2025. Tiriamo dritto quest'anno. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Non molla il direttore, non molla, pensate, è talmente appassionato e fan del calciomercato che continua a proporre obbligo di riscatto. Tiriamo dritto fino al 31 agosto. No, non credo, non so come no. No, come diceva Max. No, non tiriamo dritto, tirate dritto voi coi like, però lo mettete subito adesso, vi iscrivete al canale, potete anche farlo, no, di qua. Qua sotto in basso a destra compare un piccolo diavoletto in sovraimpressione, se ci passate sopra potete cliccare, c'è proprio il tastone iscriviti, quindi iscrivetevi, attivate la campanella per le notifiche dei nostri video, il like ve l'ho già ricordato, un commentino e se vi va abbonatevi a 0,99, meno di 12 euro l'anno, vi vogliamo bene. Esattamente, passate sul diavoletto che c'è qui in basso a destra del video, iscrivetevi, come detto è super gratis. È praticamente questo qui, ve l'ho messo lì in alto, lo trovate lì in basso. Ma è qua. Esatto. Va bene, noi partiamo col calciomercato, ovviamente, giustamente siamo in pieno periodo di mercato no, in realtà no, il calciomercato è finito, ma c'è uno strascico che appunto dobbiamo raccontare che potrebbe arrivare fino, chissà, al prossimo 30 giugno per poi concretizzarsi in estate o addirittura l'estate prossima. Lo so che sembra una roba super lontana nel tempo, però è questa la questione. Stiamo parlando di João Felix, che insomma tutti quanti, anche forse direttamente mentre stavano vedendo la partita, si sono chiesti: sì, ma è nostro, non è nostro? Torna, non torna? Cosa facciamo l'anno prossimo? Resta qui, va via, eccetera, eccetera. Allora, diamo qualche, diciamo così, qualche paletto e poi ci addentriamo nel futuro. João Felix è arrivato qui in prestito secco, oneroso, di 5 milioni, con una parte dell'ingaggio, tra l'altro, coperta dal Chelsea. Ingaggio coperta dal Chelsea perché? Perché il ragazzo prende poco più di 8 milioni l'anno netti a stagione. Quindi vorrebbe dire che, insomma, se avessimo noi dovuto coprire i 6 mesi rimanenti, anzi in realtà 5, grosso modo, di contratto, dovevamo mettere poco meno della metà, cioè 4 milioni. Quindi c'è stata, tra virgolette, una compartecipazione dell'ingaggio ancora del Chelsea. Questo è l'accordo che c'è ad oggi. Nell'accordo, ovviamente, c'è anche una sorta di gentleman agreement per sistemarsi e rivedersi in estate, quando il prestito scadrà per forza di cose, perché l'accordo scade. Il giocatore dal 1 di luglio torna a essere un giocatore del Chelsea e Milan e Chelsea, se intendono andare avanti con questa modalità, cioè con João Felix al Milan, devono risedersi per provare a fare un altro tipo di accordo. Le strade in questo momento sono due, Henry. Inizio con la prima, la commentiamo, poi diamo anche la seconda. Sì. Perché ovviamente abbiamo fatto talmente tutto in maniera così rapida e veloce nel giro di 24, 48, poco più ore, che non c'è stata nemmeno la possibilità di mettersi al tavolo e dire facciamolo secco, no, facciamolo con diritto. Diritto a quale cifra?
quale cifra nel caso per l'obbligo lo facciamo di quanti anni? Di 6 mesi, un anno e mezzo? Cioè non c'è stata nemmeno la possibilità di farlo. La prima cosa più o meno che si poteva fare in maniera abbastanza veloce si è fatta. Allora, la prima questione è un semplice, tra virgolette, bonifico del Milan per comprare il cartellino di Joao Felix. Al momento, Joao Felix è arrivato l'anno scorso al Chelsea per 50 milioni, poco più, 52. Le regole FIFA impongono che, anzi UEFA, la quota ammortamento è comunque da spalmare su 5 anni. Anche se il contratto è di 6, giusto? Il contratto è di 6 per 8 milioni. La cifra invece di 52 è da dividere per 5 anni, quindi molto semplice, è poco più di 10 milioni. Quest'anno quindi va giù di una decina, ci ritroveremmo a giugno di quest'anno a dover dare al Chelsea, per non fare andare il Chelsea minusvalenza, senza nemmeno mettersi troppo al tavolo a discutere di prezzi, a mettere una quarantina di milioni quindi per il cartellino di Joao Felix, con tra l'altro da discutere il suo contratto, che avrebbe ancora 5 anni di contratto al Chelsea a 8 milioni e passa. Questa è la soluzione numero 1. Ed è la soluzione che a me personalmente sembra più complessa, a meno che tu non arrivi magari a una cessione. Cioè, cosa che io, cioè, non mi auguro, perché come dicevi giustamente bene tu ieri durante il talk, noi dobbiamo aggiungere, dobbiamo aumentare il livello della squadra, non dobbiamo stare sempre a sostituire, a cambiare per avere 11 titolari e stop, cioè le riserve con 2 gradini di differenza. Quindi spendere 40 milioni quest'estate senza fare cessioni di alcun tipo, cosa che io mi augurerei, la vedo un po' complessa per questa proprietà. Nel senso che facciam fatica ad arrivare a 30 più bonus per il numero 9, che poi prende il 7, però comunque è il ruolo della punta, insomma, cioè Jimenez. Non so se andiamo a spenderli per Joao Felix. Contando anche, Simo, che per me in tutto questo discorso che stiamo facendo, la questione dell'ingaggio è un altro nodo chiave. È chiaro. Perché 8 milioni non li diamo a nessuno, perché anche con i bonus, se dovesse raggiungerli, Leao va ad accarezzare i 7, quindi non ci avviciniamo neanche agli 8 milioni e quindi è un ingaggio veramente, veramente pesante. Oltre a capire cosa fare in estate dal punto di vista del cartellino, anche quello diventerà importante. Per me è più, diciamo, probabile, se volessimo tenere Joao Felix, se Joao Felix volesse rimanere da noi e tutti siamo d'accordo, visto che il contratto comunque è lungo, magari rinnovargli il prestito. Sì, questa è la seconda chance. È ovvio che stiamo parlando comunque di un ragazzo che ha fatto mezz'ora, quindi. Ecco, questo l'avrei voluto aggiungere io alla fine, nel senso che Ok. andiam con calma, cioè io ricordo sempre È che bello Joao Felix l'entusiasmo però. quest'anno anche al Chelsea, alla prima, ha segnato. Poi è sparito pian piano. L'augurio è che da noi faccia l'esatto opposto, cioè che abbia fatto solo la prima mezz'ora così e che faccia ancor meglio. È ovvio. Andrei comunque con calma. Facciamo questi discorsi perché comunque magari molti se lo son chiesto, Sì, sì, questo è quanto, anche perché come detto Milan e Chelsea sono lasciati con la sua Milan, Chelsea e Jorge Mendes si sono lasciati Bravo. con una sorta di gentleman agreement per riparlarne in estate, nel senso non si è detto vabbè ragazzi ci siamo accordati adesso, chi si è visto, al 30 giugno liberi tutti, arrivederci. Non è stata questa la questione, soprattutto con Mendes che insomma, è stato veramente quello che ha cucito tutto quanto e che ha spinto per, eh, per Joao Felix qui, cioè se dobbiamo dire se c'è un vero nome e cognome dell'operazione è lui, anche nelle ultime 48 ore quando sembrava un po' chiusa perché il Milan soprattutto non riusciva a far spazio per Joao Felix, quindi l'ha sempre tenuta in piedi lui. C'è la possibilità di tenerlo, magari con la seconda chance. La seconda idea, che era già un po' in realtà balenata in questo mercato di gennaio, ma poi insomma, come detto, per tempi non se n'è riuscito a fare niente, è una sorta di formula Morata. Sai che Morata è andato al Sì. Galatasaray con quel prestito poi che ritorna lungo, con l'obbligo, eccetera, eccetera. Allora,
in realtà la questione potrebbe essere: finisce il 30 giugno il prestito secco, lo rinnovo di 1 anno, quindi fino al giugno 2026, ma mettendo l'obbligo. A quel punto però a giugno 2026 saranno scesi ancora le quote in ammortamento, perché un'altra tacca da 10 milioni la tiriamo via. Da 50 siamo passati a 40, saremmo arrivati a 30. A giugno 2026, per non andare in minusvalenza, il Chelsea avrebbe bisogno, tra virgolette, solo e soltanto di 30 milioni. Quindi a quel punto tu, le prossime estate, mettendo un obbligo di riscatto a 30 milioni, è molto più affrontabile. Fattibile, sì, è Molto più decisamente più fattibile. Dipenderà tutto da 2 cose, Simo. Io non penso che il problema sia sul cartellino del giocatore, o meglio, indubbiamente se tu dovessi far bene, il Chelsea non è che sta lì a dire: "Sì, sì, tienlo pure, vai, goditelo." Probabilmente proverà a tirare un po' su, se da te diventa un giocatore importante, ma non è questo il punto, perché io credo che una formula sul cartellino, come le abbiamo dette adesso le strade, si possa trovare. Dipenderà più che altro da altri 2 fattori. Come dicevamo prima, l'ingaggio, perché non può firmare un contratto al Milan poi da 3, 4 anni o quanti saranno, 8 milioni, non penso sia certo. fattibile, e il rendimento stesso del giocatore. Perché, ripeto, ha E la avuto e ha volontà. sempre cosa? E la sua volontà. È la sua volontà, esatto. Ha avuto sempre in carriera questi lampi João Felix. La mia speranza, la nostra speranza immagino è che al Milan non diventino solo lampi, ma che diventino proprio un mega temporale, cioè che ci sia un lampo dietro l'altro, che ci possa trascinare al quarto posto, anche se dopo la vittoria della Fiorentina di ieri Sì, la grazie Inter, squadra Grazie Inter, sì, gentilissimo. fa una Una volta volta che che dovevano serviva. vincere, niente. La strada si complica, però insomma che possa diventare un giocatore più continuo, perché comunque ha illuso tante volte purtroppo nella sua carriera João Felix, e speriamo che questa volta non sia un'illusione. No, questo speriamo ovviamente di no. Come abbiamo detto poco fa, ma vedo che non passa la questione. Siamo sempre fermi lì. Supercoppia, Gimenez e Joao Felix, il Milan geliamo e pensa al futuro. E va bene. Leao spalle al muro. Se non copre, Rafa in panchina, spazio ai nuovi. Niente. Ci piace così. Vabbè, anzi, gli piace così, direi, a questo punto. Perché tanto non si capisce. Abbiamo fatto ieri il conto che sono 60 partite stagionali. Non si capisce che se uno fa una panchina ogni 4 partite, non è che fa schifo, è semplicemente per averne le altre 3 o 4 al massimo della condizione. Però questa cosa non la si capisce. Vabbè. Speriamo di vedere bene il Milan già da domani, perché domani è la partita del Milan. Non c'è la conferenza stampa di Consesao oggi, quindi niente parole del mister, niente quindi bozze di formazione sulle parole del mister, nemmeno, diciamo così, la possibilità di fare, come detto, 2 o 3 domande di mercato. Adesso vediamo se Consesao la organizza, che aveva promesso di organizzare la conferenza stampa solo sul calciomercato, ma tireremo dritto fino alla partita. Ragazzi, tutto salvo quello che abbiamo detto negli ultimi 13 minuti e 50, che il Milan arrivi in Champions League. Sì, già. Dobbiamo arrivare ai quarti, punto, perché hai la rosa per farlo e le capacità per farlo. Quinti con la botta di fortuna del ranking nel caso, ma non dobbiamo fare altro che arrivare ai quarti, se no stare qui a fare l'obbligo, il diritto, il contratto, lo tengo e faccio, non dico che cade tutto, Ma quasi. cade tutto. Sì. Speriamo, sì, ma non so cosa dirti. Infatti io ero curioso di sapere da Consesao tipo se sta bene Loftus-Cheek, se torna abile arruolabile, perché sennò a centrocampo son sempre quelli, se cioè come sta un po' la squadra, perché boh, non lo so. Speriamo di non fare l'ennesimo saliscendi e che con l'Empoli sia una partita tranquilla, dai. Ragazzi, ci ritroviamo come detto, 13 lance, 16 talk, le clip di serata / domani mattina che ci accompagneranno al post partita di
Empoli-Milan, che è alle 18, se non ricordo male, e quindi il post partita è alle 20. Henry, grazie. Ciao e a dopo.